Ladies and gentlemen, è arrivato il momento che nessuno avrebbe mai voluto, che non avrebbe mai auspicato, che forse qualche anno fa non avrebbe nemmeno mai immaginato. Stop alle auto benzina e diesel in Europa dal 2035 è ufficiale. La Commissione UE ha annunciato ufficialmente la proposta per il divieto alla vendita di tutte le auto con un motore endotermico. Lo stop alla vendita quindi delle auto benzina e diesel ha una data proposta ufficialmente dalla Commissione Europea, il 2035 appunto. E non solo, perché per quel termine, secondo la proposta dell'esecutivo comunitario, dovranno uscire dal mercato tutte le auto con emissioni di CO2 dallo scarico, comprese le ultime ibride e le ibride plug-in, perché appunto comunque hanno sotto la scocca un motore endotermico. La proposta è arrivata oggi attraverso Fit for 55, il pacchetto di riforme climatiche pensato per ridurre entro almeno il 2030 le emissioni di CO2 del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l'occhio rivolto sempre alla neutralità climatica entro il 2050. L'esecutivo UE ha fatto sapere di aver proposto una serie di misure per fare in modo che le emissioni medie, cito testualmente, delle nuove auto diminuiscano del 55% dal 2030 e del 100% dal 2035 rispetto ai livelli del 2021. Di conseguenza tutte le nuove auto immatricolate a partire dal 2035 saranno a emissioni zero, quindi bisogna dire addio ai benzina e ai diesel, anche se entrambe possono essere elettrificate nel caso delle MEV e delle PEV, addio anche ai GPL e addio anche ai metano. La Commissione vuole praticamente solo auto elettriche o a idrogeno dalla metà del prossimo decennio. Verrà inoltre richiesto agli Stati membri, per agevolare il passaggio dell'alimentazione, di installare nuovi punti di ricarica e rifornimento a intervalli regolari sulle principali autostrade, ogni 60 km per la ricarica elettrica, ogni 150 km per il rifornimento a idrogeno. Ovviamente non sono affatto d'accordo, credo che il problema inquinamento non riguardi solamente il settore dell'automobile, è stato ampiamente dimostrato durante il periodo di lockdown, le auto erano tutte ferme, l'inquinamento comunque è diminuito ma non così tanto quanto ci si aspettava, spesso il riscaldamento delle varie case ha inciso parecchio, i dati sono sotto gli occhi di tutti, ma ancora una volta il settore delle auto viene stangato. Per me è un'ingiustizia, ovviamente, avendo prima di tutto la passione, ok l'ambiente, ma credo che il problema sia molto più ampio e non riguardi soprattutto l'Europa. In giro per il mondo ci sono nazioni dove praticamente le leggi non esistono e viene fatto un po' quello che si vuole. Non ci voleva.